climatici non li possiamo più considerare come un'emergenza, sono il contesto in cui vivremo tutte le prossime decadi, per molte decadi. Dobbiamo educarci a considerare i cambiamenti climatici lo scenario, diciamo, in cui dobbiamo riuscire a cercare di vivere continuando a combattere per mitigare il fenomeno. Massimo Scalia, professore di fisica matematica, ambientalista e politico, ci ricorda che i cambiamenti climatici non sono un'ipotesi per il futuro, ma una condizione già presente. Siamo nel passaggio dalla stabilità all'instabilità climatica e questo comporta tutti i fenomeni drammatici che conosciamo, l'estendersi delle aree di siccità, il moltiplicarsi degli eventi meteorologici estremi e l'innalzarsi delle isoterme nell'emisfero più popolato, quello del nord del mondo, lo scioglimento dei ghiacciai, a luglio si è staccato dall'Antartide un iceberg più grande della Liguria. Gli eventi estremi che si manifestano anche in Italia e in altre parti del mondo sono già drammatici. I più colpiti sono i paesi poveri, quelli che hanno contribuito meno con i loro consumi a creare l'instabilità climatica. E questi cambiamenti così accelerati, così repentini, comportano una pressione fortissima nei confronti del problema delle migrazioni. Sottovalutiamo la componente di rifugiati ambientali che abbandona i propri paesi perché non è in grado, non ha più risorse o ha avuto fenomeni devastanti tali che non può più vivere. Se gli avvertimenti lanciati dagli scienziati sono rimasti a lungo inascoltati, non è solo colpa della politica. La politica, almeno a livello delle grandi decisioni, sta molto più avanti dei cittadini. I famosi 3-20%, gli obiettivi che si è dato dall'Unione Europea nel 2007 per il 2020, a tutt'oggi, soprattutto in Italia, sono ignorati da gran parte dei cittadini. Il cosiddetto obiettivo 20-20-20 prevedeva che in Europa entro il 2020 si riducessero del 20% le emissioni di gas a effetto serra, che nello stesso periodo aumentasse della stessa percentuale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che nel frattempo si arrivasse a risparmiare il 20% dell'energia. Il tempo che rimane è poco, ma chiunque può dare il suo contributo e il settore agricolo ha un ruolo chiave. Se noi pretendiamo rese da un ettaro di terreno che oggi arrivano a tonnellate, per esempio, di mais o di grano, quando ero ragazzino si parlava di decine di quintali e già sembrava una buona resa, qui viviamo di nuovo una delle tante distorsioni che il nostro modello di sviluppo ha indotto e che rende i suoli più miseri dopo che sono stati così sfruttati e la nostra salute, diciamo, molto peggio. L'agricoltura, che non casualmente viene definita in tutti i manuali, anche in quelli energetici, un'attività primaria, perché è la prima attività storicamente dell'uomo, ha un ruolo fondamentale per la conservazione del suolo. Se questi temi ti stanno a cuore, condividi il video, commenta e iscriviti al canale.